Adesso non proprio la zuppa. Era una zucchetta un po' triste, ma appena ho incontrato questo guancialetto, per quelli che hanno problemi a casa, siamo tanti, no, non fa vedere, prego. Che ne so, là, riesci a partire? Oh, vado di fretta. Senti i primi. Shh. Io oggi devo partire, quindi devo preparare qualcosetta per Mariuccio e Camera Woman prima di andarmene via. Questi sono riscaldano, saranno belli, tranquilli e non mi diranno brutte parole che non lasciate senza mangiare, perché vedo che tocca fare. Quindi vado a lavorare fuori, mentre prima di andare a lavorare devo preparargli qualcosa. Oggi vi preparo una zuppa con castagni, ceci, zucca e un pezzettino di guanciale. C'è questo morto dentro il frigorifero che mi guardava così. Oh, dai, consuma, che fai? Me lasci qua dentro? E che fai? Volevamo di mezzo, lo metto dentro la zuppa. Gli ingredienti, vedete, sto vicino al libro, che vi dice qualcosa? Dentro a sto libro ci sono un sacco di minestre, zuppe, minestre di riso, di tutto di più, che poi ci sta. Allora, gli ingredienti della zuppa sono cipollotto, scalogno, aglio, un po' di peperoncino se vi piace, castagne, ceci, così piccoli, italiani, questi sono buoni. E poi abbiamo i ceci cotti, che già ho cotto, le castagne già bollite. Oh, queste vi dico una cavolata, se vi dico ho fatte io. Ho comprato già belle spellate e lesse, stupende. Io mi ci trovo benissimo con queste castagne. Tappazzi. E poi zucca no, arriva a te. Non ci inventa niente, arriva. Iniziamo subito con questo. Ancora profuma. È rimasto là d'angoletto, l'ho acchiappato, ho detto io qua, poi ti faccio risuscitare. Tagliamo come ci pare a noi, bello, tosto, asciutto, deve essere piccolo. Allora, già lo so, ma perché il pancione lo metti dappertutto? Tu non usi il brodo? Io uso questo è il mio insaporitore naturale. Per quelli che non vogliono niente carne, non vogliono mettere niente, non lo mettessero, e ugualmente buono. Allora, questo è anche un modo di zuppe e minestre per recuperare quello che tu c'hai dentro al frigo, tipo quel pezzetto di prosciutto, quel pezzetto di pancetta, usala, non la lasciare là, non la fa diretta una volta, usala, e così te la levi dal mezzo, quindi non lo sprechi assolutamente, perché sennò tu non lo mangeresti mai, o per risuscitare. A seconda vita gli dai. Adesso quelli là che si lasciano o si rimettono con una più giovane o uno più giovane, ecco la questa guardare a me la che poi li vedi ringiovaniti. La stessa cosa sto guanciale, prima era bellissimo, poi si è un po' invecchiato dentro il frigorifero e ora li fa diventare un figo. Io lo farei piccolo così, compra una bella pentola di quelle di ghisa che usava tua nonna, tua bisnonna per fare zuppe. Il coccio, perfetto, pure il coccio vuoi, uguale, o se no la bella pentola d'acciaio, che quella raga, non muore mai, la poi lascia pure a tuo figlio. Faccio rosolare lentamente il guanciale, senza olio, ce lo mettiamo dopo se servirà. Mo tocca a questa, che non è un cucumber, non è melone, è una bella zucca, è una derica se non sbaglio, sì, è quella della razza della mantovana, è quella zucca lì. È pazzesca, senti, è stagionata, è una zucca che si consuma quasi durante tutto l'anno. Taglio a metà, ok? Quando è asciutta così è una zucca bella stagionata. Questa è proprio le sue caratteristiche, che è una zucca che si mantiene molto a lungo, non è acquosa, è una zucca che potete anche utilizzare per fare dolci, perché ha un gusto zuccherino buonissimo. Io la amo, la delica come zucca. Svuotate bene i semi, c'ha una buccia sottilissima, guardate quanto è sottile. Le zucche al nord ce l'hanno stupende, bellissime, l'ho detto più volte. Quella napoletana, quella del sud, è sempre molto più acquosa. E a me lo semplice che ci fa con la zucca napoletana, per esempio, anzi, scrivete nei commenti se volete. Faccio una lasagna di zucca, ragazzi, col pecorino, bene, panata, poi un po' fritta e fatto qui le foglie con sta zucca, potete un po'. Comunque, se la volete scrivere nei commenti ve la faccio prima che finisce la stagione. Guarda colpi la patate, ti piace questo trucchetto? Facile il coltello, guarda, così, facile, non devi aspettare.
Senti che rumorino. Ah, bellissimo. Il rumore di quando tagli la zucca è fantastico. Scrocchia, che ti dà l'idea proprio della freschezza. Dadini, piccoli, se no si lamenta questa. Troppo grassi, pipì, perché sai, facciamo pure queste cose noi, Sono pretenziosi a casa mia, Guardate qua, si è fatto un po' di grassetto. Bello. E questo è già buono per fare questo. Che è? Alzate leggermente il fuoco o l'induzione, quello che c'è da casa. Così la facciamo bene rosolare. Mentre questa, immagina, era una zucchetta un po' triste. Ma appena ho incontrato questo guancialetto, ma mi vedo che sono ripresa, sono dolce, invece tac, un po' di sommità, che ne so, là, e ci ho fatto diverso, yes. Allora qualcuno dirà, mi hai fatto i pezzi piccoli, i pezzi grossi, vado di fretta, guardava lì già da fuori, col guanciale dentro, c'è il guanciale al fresco, mi hanno tutta la valigia dentro al trolley. Mi devo sbrigare, c'ho il treno, cos'è perché non posso rinovato? Perché sta roba la porta di nascosto, se uno aspetta la stazione, venga qua lei, con sti guanciali sto pecorino. Cioè, vai all'estero con valigia piena di guanciale. Io lo dico, mamma mia, altro detto no. Cipollotto, lo mettiamo dopo, se no mi si bruciava, se lo metto prima mi si brucia, quindi tanto c'è il tempo per dare il suo amore a questa zucchetta. Aspetta un attimo, è un po' sporco, terra, sciacquatina, tagliala sottile, un velo, per quelli che hanno problemi a casa, siamo tanti, no, di quelli che non mangiano i pezzetti, i cosetti, tutto quanto. Che vuol dire? Che sto fanno sia come vuol dire? Una frullata, gli date una frullata con un frullo di pezione e è bello da papà, magna, così. Perché almeno non rompono le scatole, se caso c'è dei problemi. Voi faccio vedere come viene a pezzettini, poi se avete problemi con a casa qualcuno mangia le cosette così, gli frullate tutto. Cipollotto, non lo giro ancora, perché se uno lo giro mi si brucia, invece li devo fare. Lo specchietto d'aglio, tagliamo a metà, così. Bello, che si sente. Quindi che c'è l'anima verde, vediamola. E germoglietto, così. E vai, pure questo qui. Bene, adesso giriamo. Non potete capire, Camerone sta impazzendo, diventa matta con sto profumo. Se no bruciamo la cipolla no. La zucca tostata, bella rosolata sì, ma la cipolla bruciata no. No, non si fa. Lo scalogno, quando lo comprate, vedete da dove proviene. Dice, mamma mia, ma quanto rompi? Esatto, mamma mia. L'aglio, la cipolla, che almeno siamo italiani, coltivate in Italia. Eccolo qua. Vedete? Bella, treccetta, le scalogni, ne si mantiene, è carina. Non volete inquinare? E comprate la roba vicina a voi, non comprate la roba che vi è chissà da dove. Io cerco di comprare, non sempre ci riesco come voi, di comprare i prodotti che crescono, che coltivano, che allevano più vicino a me. Così cerco di inquinare il meno possibile. Poi, ne è possibile, prodotto italiano, ma non vado a comprare un prodotto che mi viene dalla Cina, l'aglio mi viene dalla Cina, ma che stiamo a fare ragazzi? Anche perché è il più grande produttore d'aglio al mondo, la Cina, quindi se lo becchiamo da qualche parte, in ristorante o qualche altra parte. Stagne che vendono sottovuoto, queste sono già precotte, lesse, sono buonissime. O se no, se avete pazienza ve le fate voi. Vi prendete castagne intere, le tagliate leggermente e le mettete a cuocere in acqua bollente con una foglia di alloro e rosmarino e poi ve le speriate da voi. È lunga la storia, è lunghissima, ma usate queste, vabbè, le schiaccio un pochetto, così, a pezzettoni, capito? Belle, avete belle, così. Pensa a questa zucca senza quel guancialetto, no? Sarebbe stata molto dolce, amatissima dai bambini, perché la zuppa dolce i bambini la amano, non c'è niente da fare, quindi io la proporrei ai bambini,
date una bella girata, vedete come si sta diventando bella asciuttina. Aggiungete acqua quando serve, così, guarda che bella. Adesso che è un po' lentina, andate con i ceci. I ceci, la stessa cosa, li comprate in scatola, ok? Perché non avete il tempo di cuocerli. Quando parleremo di legumi nella mia Academy vi insegnerò come gestire la cottura dei legumi nella giornata, perché il problema vostro qual è? Il tempo ce l'ho pure io poco. Vi insegnerò come gestire il vostro tempo con il menù della settimana e la spesa. Un giorno dobbiamo dedicare a sta roba, un giorno, mezza giornata, vi faccio vedere che succede. Quindi c'è il link qui sotto, quindi iscrivetevi per la lista d'attesa, vi manderò tutte le informazioni della mia accademia di cucina. Sarete i primi. Ceci, guarda che meraviglia, signor! I ceci già sono cotti, quindi è facile, no? Guarda che bello. Quindi se li comprate già cotti, lo stessa cosa, un prodotto italiano, magari biologico, sarebbe perfetto. Non potete capire che profumo. E che fai? Due bette ce li metti? E dai, eccoli qua. Salvia e rosmarino. Piccole, piccole, piccole. Sempre per lo stesso motivo. C'è qualcuno che quando vede il verde si sente male. Ah, che pazienza che ci vuole. Tengo del pensiero, devi cucinare. Ci devi perdere tempo. Tutto quanto che sembra come se la metta. Quindi tagliatela piccola, 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 piccola. Stavo nella stessa barca. Ci so, anche per lo sbrigare, salta. Oli, zacche. Bella, tiè. Buona. Io devo una impessaggiata, così, vediamo un po'. Se quanto sa, iniziale non ho messo per niente, sarà molto dolce. È quasi perfetto. Allora, tanto è roba rossa, te la posso rimettere il cucchiaio dentro, guarda. Amore, Camera Woman, assaggia, senza sale ancora. Oddio. Buona, eh? Mamma mia. Aspetta, poco ma se mettiamo brodo? No, tu fa vedere, No, mi faccio vedere, c'è un pentalone di brodo. Ma sai perché ho fatto la ricetta del brodo? Col bollito dentro, con lo stinco, gli faccio tutto il grasso Congelato. congelato e poi dobbiamo sgrassarlo. Dobbiamo Un po' di sgrassarlo. brodo nella zuppa, no? Dici di no? Se c'è il brodo di carne, ma chi è che c'è il brodo di carne per noi dentro casa? Già fatto. Se c'è il brodo di carne vostro, fatto da voi, da nonna o da zia, sì. Per caso ho appoggiato in in cucina, in pentolone per terra, avanzato. Quello è il resto di qualche ricetta. Un po' di sale. Un po' di pepe ce lo metto. Ci siamo quasi. Quindi, parlando, chiacchierando, giocando con voi, ci ho impiegato 25 minuti a fare questa cosa qui. Se ci avete ceci cotti, le castagne cotte, la zucca ve la tagliate da soli, avete fatto, basta, 25 minuti avete fatto una zuppa buona, che me la mettete in frigo e ve la potete gestire, la potete congelare. Cioè, io vi insegnerò questo, di come gestire anche il vostro frigo, perché se no andate sempre vi mangiate sempre la stessa roba. Il petto di pollo, la fettina in padella, la pasta, la pizza, Bustina di insalata? la busta di insalata. Vi insegnerò come si prendono le verdure, come le conservate anche per una settimana, anche per un mese. Questo dobbiamo fare, perché così noi siamo quello che mangiamo bene. E scrivete, è pronta, spengo. Guardate la zucca. Si scioglie così. Zucca devo controllare allora. La zucca è la cosa importante. I ceci erano cotti. Guardate che bella, stupenda. Tu pensa quando prendi quei pezzetti di guanciale? Poi io metto dentro il parmigiano e poi lo giro, lo metto come se fosse un risotto. Così, guarda che dai. L'olio nuovo, eccolo qui, della stagione nuova. Ma non ne sbagliamo, guardate. Tipo mantecata, capito? Allora il profumo è pazzesco. Immaginate sto formaggio, l'olio nuovo, che adesso escono tutti gli oli nuovi a novembre, no? Lo sapete, no? Belli, freschi, verdi, quel colore. Guardate qui, Lo famo?
Adesso un po' cazzo un po'. A me piace asciutta, c'è qualcuno che la piace un po' più liquida. Io la voglio così, mi piace così. Mi dava una botta di freschezza con 2 erbette, così. E la sabbia la puoi mangiare perché la sabbia adesso quanto è buona così, che la rende elegante e io ce lo metto, faccio po' a crudo. Guarda che bella. Bella, buona, e mo me la assaggio, aspetta. Io assaggio dalla pentola, come sempre, Guarda, ti giuro, te lo giuro, guarda, da paura, che te dico. E su quello me lo gli assaggiata. Da paura. Fammelo vedere in camera. Da paura, ragazzi. Oh. Buonissima, buonissima. Guarda, veramente buona, buona, buona. Si ceci, non è nemmeno dolce. I ceci che aiutano quel guancialetto, poi vedi. Buonissimo. Oh, Mariucci impazzirà quando torna da scuola. io oggi non posso bere il mio perché, sapete quale so? È 9:30, quindi mattina, quindi non posso bere, però questo per bere il bicchiere di vino, un po' no. Iscrivetevi sul mio canale YouTube, che più siamo e meglio stiamo. Pensate che grossa community che siamo, fantastica. Poi, ditemelo, l'avete fatta? Come è venuta? A Max se non sei un bugiardo, fa schifo. Oppure Max, sei fortissimo, è venuta bene. Se c'è delle idee, ditemelo che ve la faccio, ve le faccio, ve le elaboro. Quindi parliamose, dai, che bisogna sempre scrivere, bello, parlasse, capito? Così ci diciamo tutte quante le cose. Aspetto i vostri commenti e ci vediamo alla prossima ricetta, alla nostra, sempre, a salute prima di tutto, e da mangiare.